È veramente intelligenza artificiale o è solo illusione? Di Luca. Nella società deteriorata in cui la maggioranza delle persone è costantemente esposta, l'uso delle parole e il vero significato delle stesse sta via via andando a perdersi. Mi riferisco in questo caso all'intelligenza artificiale, così chiamata è sulla bocca di tutti. Ma il termine è completamente sbagliato. Si dovrebbe parlare piuttosto di algoritmi dinamici che si calibrano con l'utilizzo di molteplici dati. Questo è, nulla di più. Il termine intelligenza sta ad indicare la capacità di comprendere, apprendere, risolvere problemi e adattarsi a nuove situazioni, un insieme di facoltà mentali, vale a dire con un cervello reale, vero, che ci permette di elaborare informazioni, ragionare ed interagire con le altre persone, soprattutto con quelle che ci circondano. Ma hanno fatto in modo di isolarci fisicamente e la maggioranza della popolazione è in contatto solo attraverso le connessioni virtuali dei device. L'insieme delle facoltà mentali la macchina non lo fa, o piuttosto lo fa in modo artificioso perché c'è sempre dietro l'uomo, l'essere intelligente che gli inserisce dati e algoritmi. Non a caso uno dei più grandi scienziati del computer, Edsger Dijkstra, ha detto: se un computer può pensare, è come chiedersi se un sottomarino sa nuotare. A questo punto la domanda che sorge è la seguente: ma perché allora tutta questa enfasi nell'usare questa terminologia di intelligenza artificiale riferito a macchine progettate da umani? Per un semplice motivo: perché contribuisce a creare dei veri e propri miti, creando false analogie con la mente umana, illudendo le persone sull'esistenza di una scala di intelligenza. L'illusione di creare intelligenze sovraumane, chiamate così perché in grado di elaborare quantità di dati inaccessibili all'uomo, sta sostituendo piano piano la capacità all'uomo di usare il proprio cervello, fino ad arrivare a delegare completamente le proprie azioni, capacità di comunicare, ragionare, esprimere emozioni. Tutto ciò porta solo al sonno della ragione. Infatti, sono decenni che nella vita dopo la scuola dell'obbligo hanno creato un mondo di lavoro fatto in modo di farci dimenticare numeri telefonici e eseguire le più semplici operazioni di calcolo, dimenticare compleanni e date di eventi personali, perché tutto questo viene fatto col semplice calcolatore, ricerca dei nomi degli amici, non del numero telefonico, e calendario, tutto solo e sempre attraverso i device. La convinzione che ha su questo argomento la maggioranza delle persone è inteso come progresso, ma non si rendono conto che è solo un enorme regresso del cervello umano. Dovrebbero rendersi conto del danno che stanno facendo a loro stessi e alla società che stanno promuovendo. Gli esseri umani stanno diventando sempre più consumatori digitali. Nelle loro mani, con l'avvento degli smartphone, hanno solo l'input e l'output di un touchscreen, ma senza connessioni possono fare ben poco. Ma poi, connessi con chi? Ve la siete mai posta questa domanda? I miliardi di utenti sono connessi a giganteschi centri di elaborazione e stoccaggio dati, chiamati data center. 7 gestori al mondo sono a capo di questi giganteschi server. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Tencent, Alibaba. Tutti questi dati incommensurabili vengono utilizzati per personalizzare i servizi di ogni utente, fino a creare una vera e propria dipendenza. Qui viene in aiuto appunto l'intelligenza artificiale, sempre più implementata sotto ogni aspetto, azione o scelta che facciamo nella nostra vita. La tecnologia virtuale sta diventando sempre più un'estensione di noi stessi. Rincorriamo sempre più frequentemente risposte attraverso i nostri smartphone, alla ricerca di un riscontro immediato. Sembra che dobbiamo risolvere subito qualsiasi problema.
L'intelligenza artificiale sta diventando come un pronto soccorso funzionale ed emotivo per ogni cosa, capace di indurre un sollievo illusorio. Questa introduzione incontrollata dell'intelligenza artificiale sta implementando una transizione verso nuovi paradigmi di sviluppo basate su interazioni uomo-macchina. Oggi con la IA siamo tentati di saltare ogni processo cognitivo ed esperienziale. Delegare le macchine è sinonimo di rinunciare a noi stessi. Velocizzare il tutto è sinonimo di rinuncia di apprendere. Ci stiamo annullando inconsapevolmente, da soli, scegliendo la facoltà dell'azione e del fare semplificato. L'intelligenza umana è un'interazione tra la vita morale e spirituale, connubio impossibile da imitare tramite gli algoritmi. Non è benefico ridurre l'intelligenza umana alla sola acquisizione di elementi, di compiere azioni definite e fare domande per ottenere risposte plausibili immediate. L'intelligenza umana è molto di più. Per quanto avanzata o sofisticata, l'intelligenza artificiale non può competere in alcun modo con la magnifica complessità del cervello umano. Certo, può fornire risposte o imitare la creatività umana, ma non possiede la consapevolezza, non prova dolore, gioia, non percepisce né odori né sapori, non ha coscienza. Il cervello umano, con la sua struttura biologica, continua ad essere il motore più efficiente di intelligenza mai esistito. L'idea che una macchina o un supercomputer possa diventare più intelligente di un essere umano è una fantasia, un'illusione molto pericolosa. Una volta accettata come normalità, limiteremo ancor di più la nostra naturalezza, potremo esprimere solo una piccolissima parte di noi stessi, del nostro essere, di quelle meravigliose creature che siamo realmente. L'IA ci toglie potere, libertà, ma soprattutto umanità. La macchina è nata per essere al servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio delle macchine. Le piattaforme sociali implementate dall'intelligenza artificiale hanno abituato le persone a quantificare il proprio valore attraverso like, followers, visualizzazioni, creando forme di dipendenza emotiva sempre più immediate e superficiali. Come tutti oramai sappiamo, l'intelligenza artificiale fa passi da gigante sempre più a fondo nella vita delle persone, impattando negativamente sulla vita delle stesse. Possiamo uscire da tutto questo, riconoscendo il grande valore di noi stessi, valorizzando le nostre capacità, senza delegare altre entità, smettendo di mettere dati personali, non dare più nulla a nessuno e smettendo di nutrire e alimentare questo sistema energivoro di finto progresso o intelligenza. Di intelligenza ha ben poco. È necessario smettere di dare valore a queste cose, perché se siete convinti che sia per il vostro benessere, allora smettete di lamentarvi della società in cui vivete, perché siete voi stessi ad alimentare il tutto, siete la causa del vostro stesso male, che lo crediate o no. Ho scelto di essere diverso, secondo i canoni di questa società, con la piena facoltà di decidere quello che voglio fare e soprattutto continuando ad utilizzare la vera intelligenza, quella che ci distingue dalle macchine.